Questa mattina non sappiamo se ripartire con la Tenerona o ripartire con Zanella ZB. Controlliamo i chilometri, 3249. Quindi tenendo conto dei chilometri ci sarebbe da partire con la Zanella, perché la Tenerona ne ha circa 125.000, la Zanella è più nuova. Tu che vuoi prendere? Ma io forse anche una bici a parte, me ne vado in giro per Vija del Totoral. Questa è la nostra struttura per 3 notti. Inutile dirvi straconsigliata perché l'abbiamo pagata 29 euro a notte, compresa una super colazione. Zona centrale dove condividere il fuoco, ristorante e le camere. La struttura prende proprio il nome da questi 4 alberi di carrubo centrali, infatti la struttura si chiama Los Algarrobos. Di una tranquillità eccezionale, siamo in periferia della cittadina di 10.000 abitanti di Vija del Totoral, siamo a meno di 100 km da Cordoba, che è la seconda città o la seconda ciudad argentina. Ora vamos! Anche la tappa di oggi, come quella che avete visto nell'ultimo video, sarà molto ma molto monotona. Considerate che siamo entrati in piena pampa e qua per andare da una parte all'altra significa fare anche 1.500-2.000 km di strade pianeggianti e quasi completamente dritte. Ora vi facciamo vedere quanto si trova distante dal centro di Vija del Totoral. Ma soprattutto come sono le strade un po' in periferia. Sì, questo è quello che noi vi dicevamo, ci sono strade di terra, dispensa. Spesso sui nostri social vedete animali, soprattutto perros, perché in realtà ci sono tantissimi perros o perri, come li abbiamo soprannominati, ovunque. Eccoci. E diventano parte integrante della vita normale della città. Quando la gente li sfiora, li accarezza e prosegue per il proprio cammino, per le proprie commissioni. Tagliando on the road, queste cose mi piacciono tantissimo. Questa è la via principale. Gli alberi di cui io mi sono innamorata già da Uspallata sono delle piante enormi che in questo momento vediamo spoglie perché siamo in inverno, ma deve essere uno spettacolo inizio autunno, primavera, estate. Torneremo per vedere ogni posto in ogni stagione dell'anno, per la pena ci proveremo. Il centro del paese si trova qua a sinistra. Sì, il centro è qua. Questa è la parte dove una cisterna d'acqua si rifornisce per bagnare tutte le strade di terra della cittadina. Più volte al giorno l'abbiamo visto fare, proprio per evitare probabilmente che si alzi polvo, si alzi la polvere. Queste sono le strutture per fare la spesa. Appena usciti dalle mura, tra virgolette, della città. Guardate il perro, o meglio i perri. Sì, amigos! Simpaticissimi. È incredibile, è un'altra vita. Quella degli animali è un'altra vita. La brasseria è dove siamo venuti ieri a pranzo e dove abbiamo fatto la premiere con voi. È gestita da un ragazzo gentilissimo che ad ogni nostra richiesta diceva eccellente. Sembrava di essere in un ristorante di lusso francese, estremamente di classe, era molto molto bravo, molto molto simpatico. Quello dove andremo oggi è un paese di poco più di 2000-3000 anime, che però nel cuore della mia famiglia ha avuto sempre un posto speciale, perché il posto che raggiungeremo è quello che ha raggiunto mio zio a 19 anni quando scappò poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, avendo perso sua madre, cercando fortuna in un posto oltreoceano. In quegli anni per venire in Argentina bisognava essere richiesto da un abitante, da un residente in Argentina. Venne richiesto dallo zio, alla richiesta lui la fece tramite lettera e lo zio richiese che questo ragazzo potesse raggiungere l'Argentina e la sua casa. Lavorò per anni per ripagarsi il viaggio che suo zio pagò dall'Italia all'Argentina. Passarono anni in cui mia nonna, sua sorella, non ebbe notizie di mio zio perché i rapporti quando lui partì erano tesi, avevano perso la madre, avevano difficoltà e lui se ne andò. Ripresero alcuni anni dopo, però sempre molto raramente, non era così facile come oggi la comunicazione. Tornò per la prima volta nel 60 e tornò a inizio anni 80 quando noi, io, mia sorella, le mie cugine eravamo bambine, eravamo veramente piccole. Si affezionò talmente tanto ai nipoti di sua sorella e ai suoi e lasciò un pezzo di cuore nell'Italia che aveva lasciato tanti anni prima. Non riuscì più a condurre la vita normale che conduceva prima dell'arrivo negli anni 80 qui in Argentina. Fece un po' di volte avanti e indietro fino a decidere definitivamente di tornare in patria, di tornare in Italia.
Gli ultimi anni della sua vita li abbiamo condivisi appieno perché era presente in tutte le occasioni a casa nostra, abbiamo condiviso tanto insieme e oggi è una giornata estremamente agitata per me. Da parte mia per pochissimo non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché è morto nel 2005, io Sara la conoscevo anche prima del 2005, però diciamo che la nostra vita si è unita leggermente dopo, quindi non ho avuto la fortuna di condividere momenti insieme, ma ne conosco bene la vita perché Sara ne parla spesso, la famiglia ne parla spesso, quindi anche da parte mia c'è veramente tanta emozione. Quello che dico sempre a Francesco è che se anche mio zio avesse avuto la fortuna di conoscerlo avrebbe spostato mari e monti, conoscendo il suo modo di fare e sapendo che noi due avevamo scelto un po', avevamo fatto questa scelta di vita. Se lui avesse saputo che un giorno saremmo finiti con la nostra moto nel paese dove ha vissuto per più di 40 anni, io credo che oggi avrebbe preso un aereo da casa e ci avrebbe raggiunti anche col bastone, anche camminando a quattro zampe, non so, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo. La verità è che lui mantenne sempre la cittadinanza italiana, divenne un po' un personaggio nel suo paese, era un piccolo pueblito, venne sempre chiamato gringo. Come ci ha detto qualcuno qua, gringo è un po' nominativo per indicare tutti gli stranieri, tutti gli immigrati, però in particolare quelli italiani. Chi ha letto il nostro secondo libro sa determinate cose che ho raccontato, però lui decise di mantenere sempre la cittadinanza italiana, anche se gli offrirono di poter diventare il sindaco del piccolo pueblo, ma per fare questo avrebbe dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana e prendere quella argentina. Non se la sentì mai e questo gli diede ragione perché a un certo punto tornò in Italia. Francesco mi sta dicendo mancano 30 km da Monche, dobbiamo compiere la stessa strada che compiamo quando andiamo al mare a Civitanova Marche e torniamo a casa, però non siamo al mare, non siamo nelle Marche, siamo a Monche. Chiaro che voi non potete capire cosa significhi per noi, però cerchiamo di farvi provare quello che stiamo provando. L'ho immaginata tante volte, adesso non ha più spazio l'immaginazione, prende spazio la realtà. Ma in fondo alla derecha, noi dobbiamo andare al numero 777, che non è il televideo. Un perro di Monche, l'entrata alla città. Forse sono questi signori qua? Sì, penso di sì. Sono loro, sì. Disculpe por la demora. Sculpe. Ay, 20 años. 20 años. 20 anni ragazzi. 20 años. Mamma. Nos acordamos siempre, nos acordamos. È incredibile stare aquí. Mucho gusto. Norma, de mucho conocerte, gusto. De conocerte. Para mí también. Ya te conozco por el nombre. Claro, sí. No sé si va. Non prepara nada. No, Bueno, porque de Perles allá lo van a estar esperando con una picada, dice. Vamos de perla. Sí, Acá tenemos toda la tarde para hablar hoy. Exactamente. No. Allá hay que pedir permiso para hablar. No, Gracias de todo, pero estamos bien así. Perla llama y dice, no vienen todavía, no llegaron. Le digo, no están por llegar. Estaban esperando, ella era hija. Adesso ripartiamo da casa di Adolfo e Marta. Nos seguimos con la moto. Lo seguimos, si dice. Adesso seguiremo loro in macchina fino a casa di Perla. Adolfo, il signore che abbiamo visto, era il figlio del cugino di primo grado di mio zio. Marta è sua moglie, Norma è un'altra figlia del cugino di primo grado. Ora loro ci accompagneranno nella casa dove mio zio ha vissuto per tutto il tempo che ha passato qui in Argentina. Dovremmo essere quasi arrivati.
Club Atletico, credo di averne sentito parlare. Questo non è il luogo dove dobbiamo andare a mangiare, però qua facciamo tutte soste per parlare con tutti i parenti ed ogni sosta la comida è sempre numero uno. Addirittura salame e lonza. E sono di produzione della figlia Gabriella di Perla. Bisogna sempre tenerli da conto i parenti in giro per il mondo. Questo queso azul Per noi è il gorgonzola, qui viene chiamato queso azul o roquefort col nome francese. come si chiama non è importante, quello che è importante andiamo ad assaggiarlo se è buono. Ragazzi, viene sull'odore appena fatto da me perché come fai? Come fai? Ho la bava alla bocca. 38. Le compramos la gana. La ignoranza. Pero ahora vienen, si quieren. Bueno, que vayan a buscar ellos, si quieren. No. Salame e bondiola. Bondiola in Italia è la lonza, la nostra lonza. Ciao. Salutiamo il club, abbiamo salutato loro e ora con tutti i perri vestiti vamos a casa di Valeria per l'asado. Ecco la monje, cioè molto curata, magari me l'aspettavo anche un po' più pueblito, difficile come tanti che abbiamo incontrato, invece è messa bene, è molto messa bene. Ora vamos, dovremmo compiere più o meno 13 km. Siamo arrivati a Barrancas, dove dovrebbe abitare Valeria. Guardate che auto, ragazzi. È difficile rendervi partecipi di tutto perché spesso loro ci raccontano e non è il caso di accendere, oddio, non è il caso di accendere la telecamera perché insomma siamo impegnati ad ascoltarli ed è giusto così. Quindi perdonate se non riusciamo a filmare tutto e se non riusciamo a dirvi qualsiasi cosa, cercheremo di fare il nostro meglio. Bandiere dell'Argentina sulle case come non ci fosse un domani. Ragazzi, questo è incredibile per un italiano, No sé si estará a punto primero, ¿cierto? Vamos a ver. Lista. Está bien como cottura. Sí, ya está para comer. El asador. El asador. Claro. In Italia non esiste. No existe tenemos, pasillo. no. Acá todo lo ve, ahí está el asador, allá está el asador. En todas las casas hay asador. Ma è molto grande la parte, no? Es enorme. Inizio a star male. Argentina. Mejor asador. San Fabiano. Placa y todo, ¿viste? Una tablita para cortar el asado. Todo asador tiene cuchillo y tabla y buena parrilla. Ahora, mira, típico argentino. Filmar estas empanadas de carne. De carne. De carne. Porque no tenemos experiencia con las empanadas. È eccezionale. Guardate i miei occhi, la felicità. Intanto partiamo con l'antipasto. Guardate che tavola. Grazie por todo. La Argentina es el mejor país del mundo. Espectacular. Mirá cuando vayamos todos por allá. Todo Italia. Oddio. A ver si está más o menos a punto. Guardate ragazzi, guardate. Wow. Bueno. Ahí, Francesco. Chica, trae un platito para servir. No, después no. Io vado fuori di testa, Passiamo al dolce che è fondamentale. Lemon pie e Tiramisù. Poi alla fine per digerire mi hanno portato Fernet con coca. Che è un must Però mi hanno qui in detto Argentina. pochito, cioè ragazzi è una damiciana di tantissimo. È un must qui in Argentina, Fernet con coca, ricordatevelo e provate. È spettacolare. Lo portiamo in Italia questo. Lo importiamo. Cocktail italiano. Le tasse le pagate a me El comunque. representante Della Fernet con allá coca. en Argentina. Questo è il forno di Leonardo. Adesso stanno preparando il pan grattato, pan rallado.
esa Media media es chiquitita. Pequeña. chiquitita. Media luna más grande. Estas todas chiquititas se hacen. Ahora te muestro una maquinita que le va echando. Ah, maquinita. Hay una maquinita que le va echando y le va haciendo el... Para hacer los sanguchitos. Qui ci porteranno a vedere il pane de miga, cioè i tramezzini, i sandwich che qui chiamano miga, cioè i nostri tramezzini. Antonio, qua ho conosciuto il samurai sudamericano. Qua mettono il pane, queste sono tutte lame, il pane esce da questa parte, ovviamente già affettato. Ma che ne sapete voi d'Altamura? Che ne sapete? Ahí va. Vamos a cortarlo. Es Perfetto. un acordeón, un bandoneón, digamos. È il tramezzino migliore del mondo. Questo è il tostato, cioè il nostro pane da toast. 3 pizze. Prepisa, claro. Pizza. 450 grammi. Este para la hamburguesa, Questa quanto sale? 200 pesos. Y este es para la salchicha. Hot dog. Hot dog. Questo è lo Vabbè, quella stampo lì. praticamente dove si mette il pane. Esta es una probadora. Quanti chili? Son para 500 kilos. Esas son más chiquitas, son las que vienen ahora, esas máquinas más chiquititas. ¿Eh? Cuando lo montás se para y cuando prende Todo automatico. todo automático. Oltre ad aver trovato il posto giusto dei tramezzini migliori al mondo, abbiamo trovato il nostro sogno, cioè la sede delle panaderías. Questa è la macchina per fare la media luna, che è il nostro croissant, la nostra brioche. Entrano da questo lato e poi fuoriescono già pronte sotto. Fate come si dice farina? Harina. Esta es 3-0 Addirittura 3-0. y esta es 4-0. Ma voi sapete se in Italia esiste 3-0 e 4-0 la farina? Scrivetelo nei commenti. Gracias a todos!